Come sarà il Tottenham di Antonio Conte in questa nuova stagione 2022-2023 che parte proprio in queste ore? Ricomincia finalmente la Premier League, potremmo dire una settimana in anticipo rispetto alla nostra Serie A. C'è molta curiosità da parte nostra ovviamente nel vedere all'opera la squadra di Antonio Conte, che quest'anno tra l'altro potrà fare affidamento anche su un altro grande ex interista, un po' un rimpianto anche di molti tifosi. Ovviamente mi riferisco chiaramente ad Ivan Perisic. Ne parliamo oggi con il nostro esperto Francesco Martire di FPL Italia. Ciao Francesco, intanto e ben ritrovato qui su Passione Inter. Ciao Lorenzo, come sempre grazie, è un piacere e saluti anche a tutti quelli che vi ascoltano e vi seguono. Allora, Francesco, esperto di Premier, soprattutto di Fantasy Premier League, avete imparato a conoscerlo pochi giorni fa, tra l'altro proprio con lui abbiamo parlato anche di Christian Eriksen in un altro episodio che vi lascio in descrizione ovviamente per chi volesse recuperarlo. Francesco, spero tutto bene, inizia la nuova stagione, anche questa Premier League innanzitutto si preannuncia spettacolare, con tanti investimenti, tanti grandi club anche. Sì, diciamo, gli ultimi anni ci hanno abituato a vedere le squadre di Premier con, insomma, ingenti capitali, no? Sono in grado di investire in modo importante, attingono da tutte le leghe europee, Sì. se non i migliori, insomma, tra i migliori talenti. E sì, anche quest'anno promette una battaglia molto molto bella. Ci sono cambi di panchina, ci sono cambi nel caso di Conte, di cui parliamo tra poco, c'è diciamo, un consolidamento perché Conte è entrato in corsa l'anno scorso, quindi ci sono molti scenari interessanti. Ecco, all'interno di questo scenario, nell'episodio di oggi, nel contenuto di oggi, ci concentriamo proprio sul Tottenham perché siamo curiosi di sapere anche che cosa aspettarci appunto da questo Tottenham. Un anno fa, nella scorsa stagione, anzi Conte è subentrato a stagione in corso, quest'anno può partire da zero. Sappiamo bene che quando Conte può incidere sulla propria squadra è in grado comunque di ottenere risultati importanti. Prima di tutto però Francesco siamo all'interno della finestra ancora di calciomercato, sappiamo bene che Conte quando c'è stato da battere i pugni in ottica mercato all'Inter, lo abbiamo visto, non si è fatto problemi. In queste ore ho letto invece delle nuove dichiarazioni, mi sono sembrate comunque abbastanza positive da parte di Antonio Conte sul mercato del Tottenham. Quindi prima domanda che ti faccio è se ci racconti un po' che tipo di mercato ha fatto il Tottenham e che rosa secondo te è riuscito a costruire. Allora, diciamo che ha battuto i pugni anche a Londra e ha ottenuto probabilmente quello che voleva. E le sue dichiarazioni sono sempre, come tu hai detto, un po' sono più positive del solito, però proprio oggi in conferenza stampa ha detto che lui ritiene che comunque sono ancora indietro con la preparazione. Sembra una sorta di pretattica perché per quello che si è visto in pre-season il suo Tottenham che è stato ampiamente spremuto se volete da un punto di vista anche fisico, insomma il suo Tottenham è già viaggia a una buona velocità. Allora il mercato Conte diciamo ha voluto rinforzare moltissimo i wingback come dicono giustamente in Premier League, quindi questi giocatori a tutta fascia come Perisic per appunto. Diciamo Perisic è un po' il gioiello da una parte con un doppio incarico difensivo-offensivo, e dall'altra parte abbiamo l'acquisto più pesante è stato Richarlison, un'ala tendenzialmente offensiva che viene dall'Everton, da diverse stagioni in Everton in cui si è fatto notare, però l'Everton non vive un momento straordinario da un po' di anni, quindi alti e bassi. Però nel Tottenham Richarlison potrebbe veramente avere un impatto molto forte. Questi sono i due giocatori più chiari. Diciamo che anche da un punto di vista tattico, per compensare questo grande lavoro e sforzo che avviene sulle fasce nel modulo di Conte, eh, cerca, diciamo, al centrocampo, li cerca degli uomini che tendano a contenere, a bilanciare, eventualmente a far partire la manovra. E in questo senso noi troviamo molto molto interessante l'acquisto di Bissuma, non sono sicuro di pronunciarlo nel modo corretto, appunto un centrocampista difensivo dal Brighton, viene dal Brighton ed è insomma anche fisicamente imponente, Un bel molto forte. mastino. Assolutamente forte. Se non erro, credo che qualcuno in passato l'abbia chiamato il nuovo Yaya Touré. Sappiamo che insomma
ce ne sono tanti, Yaya Touré, come si dice, il nuovo Messi, però insomma comunque è un giocatore di quel tipo, ok? Per intenderci. Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi un mercato diciamo anche, a misura di Antonio Conte, proprio anche negli uomini che sono stati presi. Quindi da questo punto di vista già qualcosa mi hai accennato, però, son curioso di sapere se secondo te ci si può fare già un'idea di che tipo di Tottenham vedremo a livello di gioco. Forse per certi versi potrebbe anche non essere troppo distante dalla sua ultima Inter. Un grande attaccante come Harry Kane, c'è Perisic sulla sinistra, ci sono degli esterni a tutta fascia, qualche somiglianza c'è. Forse il nuovo Yaya Touré, ecco, nell'Inter, non c'era, e quindi qualche punto di contatto però potrebbe esserci. La differenza che comunque c'è anche tra la Serie A e la Premier League inevitabilmente si riflette sugli interpreti. Totalmente. E mi sentirei di confermare quello che dici, nel senso, per quello che abbiamo visto anche nel pre-season, il Tottenham giocherà con un, diciamo, un solito 3-4-3, tende a partire dal basso, è quello che abbiamo visto anche nel Conte dello scorso anno al Tottenham, tende a partire dal basso e a far sì che questi giocatori appunto sulle fasce, a tutta fascia possano incidere, spingendo molto la manovra. Lui, per quello che osserviamo noi, confida molto in questo blocco stabile di centrocampo per prendere, diciamo, la palla dalla manovra costruita dal basso e poterla smistare in vari punti. Insomma, nel momento più offensivo possibile, per renderci chiaro, il Tottenham potrebbe schierare 5 uomini nella fase di attacco, dove appunto due sono quelli di fascia che possono anche andare in contemporanea, è molto aggressivo da quel punto di vista. E poi ci sono questi tre uomini che in questo momento potrebbe essere Kane, Son, Lucas Moura, Richarlison potrebbe prendere il posto di Lucas Moura in qualche occasione. Quindi diciamo il tipo di gioco è quello. Una cosa molto interessante anche che abbiamo visto in questo pre-season, anche se la partita con la Roma non è stata brillante dal punto di vista del risultato, si è visto diciamo molto Tottenham dal punto di vista del gioco sviluppato. Una cosa che noi troviamo molto interessante è che Conte tende ad affidarsi molto ad alcuni uomini chiave che sono magari meno noti, ok? Wings, uno di questi, che possono prendere il pallone dopo un po' di manovre. Diciamo, la manovra parte dal basso, si sposta su una fascia, si riprende il pallone verso il centro e si rilancia dalla parte opposta del campo, magari in senso offensivo. Quindi quello che cerca di fare la squadra è creare lo spazio proprio per gli inserimenti dal basso di uno di questi. Perisic, ad esempio, sembra veramente l'esempio perfetto. Proprio per favorire questa offensiva. Lo abbiamo visto perfettamente l'anno scorso per coloro che vi ascoltano, che sono appassionati e vogliono vedere anche clip, con Reguilon. Reguilon prima di Conte l'anno scorso sulla sinistra non ha contribuito insomma in modo eclatante, con l'arrivo di Conte ha cominciato a segnare addirittura. Molto, molto interessante questo spunto, anche perché di Reguilon qualcuno lo ha accostato anche all'Inter in questo momento come possibile backup di Robin Gosens lì sulla sinistra, considerando che è un giocatore che non rientra moltissimo nei piani anche del Tottenham, da quello che sembra in questo momento. Quindi attenzione, però ecco, potrebbe essere uno spunto interessante anche se non è un nome caldo in questo momento per l'Inter. Mi hai dato una bella indicazione perché ti volevo chiedere appunto degli uomini chiave e mi hai detto che ovviamente non c'è solo Harry Kane, non c'è solo Son, che sono i due uomini più in vista probabilmente anche a livello di numeri in questo Tottenham, ma si è costruita sicuramente una rosa più solida con tanti elementi importanti. Quindi ti chiedo anche, lo hai già accennato, secondo te questo Tottenham è riuscito un po' a colmare un gap che c'è con quelle davanti, oppure lo vedi ancora in ritardo? Cioè, quali possono essere secondo te realisticamente gli obiettivi di questo Tottenham? Guarda, certamente noi ci sentiamo di dire entro le prime quattro, ok, assolutamente. Ora, il gap con quelle davanti è una domanda difficile perché quelle davanti, le cosiddette quelle davanti, c'è il Chelsea sicuramente, c'è lo United sicuramente, anche se lo United è stato
poco costante. Io direi con queste due squadre sì, il gap è pienamente colmato, anzi il Chelsea curiosamente adesso si trova in una situazione un po' ambigua di instabilità interna, Tuchel delle dichiarazioni, il mercato, non sembra un ambiente totalmente sereno. Ora, se il gap sia stato colmato con lo United, scusami, con il City e con il Liverpool, questo è difficile, non mi azzarderei a tanto. Questo perché il Liverpool, tra l'altro il Liverpool City si sono giocato una partita, il Community Shield la settimana scorsa e le squadre viste in campo, premettendo che il Liverpool è stato superiore, diciamo, anche come produzione di gioco, qualità. Il Liverpool sembra una macchina perfetta, insomma, perfettamente rodata. Sono nel pre-season, siamo all'inizio di agosto e anche i nuovi inserimenti, anche Luis Diaz, c'è questo Darwin Nunez che è appena arrivato e ha fatto un pre-season straordinario. Quindi, insomma, eguagliare il Liverpool non credo ancora. E per quello che riguarda il City sta muovendo diverse pedine, anche diciamo nell'acquisto Haaland, il più eclatante del mercato estivo, diciamo mondiale, eh, ancora sembra avere, non direi difficoltà, ma deve insomma organizzarsi un po'. Rimane il City una formazione straordinaria con dei nomi pazzeschi, un sistema di gioco che conosciamo complesso, quindi insomma forse un gradino sotto queste due, direi ancora al Tottenham. Però poi detto questo dobbiamo vederle in campo perché ehm, Conte quantomeno beneficia di tante opzioni oggigiorno. E saremo curiosi di vederlo in questa stagione in cui probabilmente uno degli obiettivi sarà proprio anche quello di rientrare tra le primissime posizioni, quindi potrebbe ricapitare un po' quello che abbiamo visto all'Inter, dove diciamo non è che abbia snobbato l'Europa, ma ha dato comunque una grossa importanza al cammino in campionato proprio per raggiungere lo scudetto nella sua seconda stagione. Chissà appunto che non possa ripetersi con questo Tottenham alla seconda stagione. Francesco, non so se vuoi aggiungerci, ti faccio un'ultimissima domanda, in ottica anche Fantasy Premier League, per chi magari tra quelli che ci seguono sono interessati, chi sono i giocatori del Tottenham magari più interessanti, se ci sono i classici oppure qualche nome a sorpresa magari. Guarda, con i classici non si sbaglia perché su Kane e Son quello è un asse che diciamo stabilito, stabile, porta risultati sicuramente. In realtà proprio in queste ore è successo un disastro per così dire, scherzando, proprio perché c'è dell'ambiguità. Conte ha dichiarato poco fa che non è ancora sicuro sull'alternanza Doherty-Perisic sulla fascia. Diciamo che in linea di massima, se si vuole prendere un terzo giocatore del Tottenham, bisogna puntare su questi giocatori a tutta fascia perché hanno un impatto. Però il problema è che siamo a 24 ore, non so, venerdì sera comincia la Premier League e questa dichiarazione ha creato sui vari blog, su Twitter, che è molto attivo per FPL, ha creato un terremoto perché adesso ci sono spostamenti di mercato importanti. E allora, per seguire tutte queste dinamiche ovviamente legate al Fantasy Premier League, se siete appassionati, ma anche se vi piace vivere la Premier League in maniera più analitica e più approfondita, vi consiglio ovviamente di seguire FPL Italia. Trovate il link al loro nuovo sito che vi consiglio di visitare proprio in descrizione a questo episodio di oggi. Tra l'altro sono appena sbarcati anche su YouTube, quindi facciamo un grande in bocca al lupo alla loro avventura su YouTube e vi lascio tutti i riferimenti per seguire Francesco e lo staff di FPL Italia. Francesco, io ti ringrazio di nuovo per la disponibilità e ovviamente sempre per la competenza che porti qui su Passione Inter. Grazie a voi, come sempre è un piacere fare queste chiacchierate. Ringraziamo Francesco. Nel salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale anche se non lo avete fatto, oltre a quello di FPL Italia che vi linko qui sotto ovviamente, e nel salutarvi vi lascio anche un altro episodio da recuperare, quello in cui abbiamo approfondito appunto la stagione, quello che ci aspettiamo invece da Christian Eriksen al Manchester United in questa stagione di Premier League al via proprio in queste ore. Per chi ci segue in podcast trovate il link in descrizione, mentre per chi è su YouTube vi basta cliccare su questo video che appare qui in questo momento.